Ci piace sentire la musica. Allora, guarda che succede se premo. Era. Ma che sciccheria. Allora, Buongiorno. buonanotte, buon pomeriggio. Mission 778X. Sì. Allora, se avete avuto modo di guardare il nostro sito che si chiama www.audio-2g.com.it, ho scritto qualche tempo fa un editoriale dal titolo Operazioni Nostalgia, Esatto. dove parlavo della tendenza di alcuni costruttori europei, sostanzialmente, a riproporre, in versione riveduta e corretta e attualizzata, vecchi apparecchi, gloriosi apparecchi del passato. E Mission ha fatto la stessa cosa. Attenzione, questa cosa è interessante perché Mission ripropone il glorioso 778 del 1983, bravo, che però riconosciamo qui dal fatto che si chiama adesso 778X, ed è interessante perché la Mission, dopo quell'esperienza là, ha fatto sostanzialmente una sorta di separazione, sì, e la produzione delle elettroniche è stata completamente demandata al marchio Cyrus, che peraltro fa degli oggetti che a me piacciono tantissimo e che attualmente prodotti. Sì, attualmente prodotti. Anche se mi pare che la Cyrus adesso ha annunciato che non farà più i prodotti piccoli, farà solo prodotti grandi. Esatto. Sì, perché in effetti la Mission prima con il 778 e la Cyrus sono sempre stati affezionati a questo formato ridotto, ristretto. Copiato dalla Name. Perché Name sì. Nate, che adesso riesce in edizione in 100 pezzi, non so quanti pezzi. 1973 pezzi per 1973 pezzi per celebrare, è stato il primo piccolo, poi anche Onyx, ti ricordi? Onyx, bellissimo, certo, Onyx. bellissimo. Vabbè. Allora, quindi questo è un teaser, dobbiamo essere veloci. Sì, quindi questo Mission 778X e in qualche maniera riprende, e adesso lo vedremo meglio come, quel glorioso modello. Esatto. E direi che subscribe e campanella, a parte la consueta raccomandazione subscribe e campanella, di passare senza indugi alla descrizione. C'è una cosa che vorrei sottolineare a tutti i nostri follower. Vai. Ok? Che questo è un amplificatore in classe AB. Quindi questo è un 40-45 watt in classe AB. È una scelta che a me piace. Sì. E poteva essere fatto in classe D e sarebbe stato un centinaio di watt, no? Quindi poi, e magari ci scriverò qualcosa, perché tu lo sai che questa cosa ha una conseguenza diretta? Immediata. Sì. Non ce lo possiamo tirare in testa. E perché? Perché il nostro follower ha giusto, detto di tirarci in testa quelli in classe D. In classe D, esatto. Quindi bravo. questo AB non ce lo possiamo tirare in testa. Meno male perché pesa. Comunque, sai, e quindi qua vale sempre, la legge che il vantaggio della classe D non è sul drive, sull'efficienza, è che quando te lo tiri in testa ti fa meno male, quasi non ti fa male. E quindi poi ci scriveremo magari un articolo, chissà se sono meglio 100 watt in classe D compatti o 45 in classe AB, perché sono due cose molto diverse, no? Quindi qui c'è la classe AB, quel tipo di suono, ma ci sono 45 watt che non sono 100. Personalmente tendo magari certe volte a essere un po' più frivolo e meno tecnico. Sì. Questo oggetto mi piace moltissimo, ma lo preferisco nella livrea black. Ecco. Non so perché, ma mi sembra più riuscito. Però è bello da morire. Intanto è bello il fattore di forma. Cioè, a me questi piccoletti mi piacciono. E dopo facciamo anche vedere il capolavoro di ingegnerizzazione nel far stare sul pannello posteriore così piccolino tutte le connessioni che ha, che sono veramente ti volevo fare una domanda, tu che sei lo studioso del canale, spiegami una cosa. Abbiamo detto che Cyrus, no, perché forse non lo sappiamo, ma abbiamo detto che Cyrus faceva per Mission, ok? Allora, Mission ha fatto un brand differente che si chiama Cyrus. Adesso chi lo costruisce per questo? Ecco, qua mi cogli impreparato.
Impreparato. No, allora lo dico perché questa è una cosa che vorrei capire. Io non so se la compagine proprietaria Mission è la stessa di Cyrus o se nel corso degli anni hanno preso strade completamente differenti. Questo onestamente lo ignoro. E qualcosa che mi andrò a studiare. E dunque, diciamo, diamo qualche informazione di carattere come dire, funzionale, ricordando una cosa che all'epoca in cui è uscito il 778, che era il 1983, era appena uscito il CD. Era appena uscito il CD. Sì. E quindi... Questo c'ha l'ingresso CD. Questo ha un ingresso... No, non c'è scritto, laddove invece a tempi c'era scritto. Esatto. Ci sta un AUX 1, un AUX 2, un coassiale, un ottico 1, un ottico 2, un Bluetooth dotato di tutti i protocolli più recenti possibili. E di antennina. Orrenda. Fai il bravo, ho capito, voglio dire, su un oggetto. Vedi, questa così si genuflette così e non si vede più. Si vede più. E questo, come dire, è già molto meglio. E quindi dal punto di vista della dotazione degli ingressi c'è tutto. C'è anche l'uscita per la cuffia. È indispensabile per te. Assolutamente. Questo è il sensore IR, tasto di accensione, molto carino, poi lo faremo vedere nel dettaglio, è che quando c'è il muting i LED che indicano la posizione del volume lampeggiano. Molto bello il volume che, come dire, è circondato da questa corona di LED che si accende e dà quindi un riscontro. Guarda, quello che devo dire è che è costruito con economia, ma con grande granusalis, è fatto veramente bene. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Stiamo parlando di un apparecchio che costa 699 euro. Come prezzo ufficiale. Come prezzo ufficiale. Poi abbiamo visto, gironzolando sul web, che qualche sconticino, ma anche più che diciamo, anche qualche sconto consistente si riesce a trovare in giro. È interessante notare che il prezzo di questo apparecchio attuale è sensibilmente più contenuto rispetto a quello dell'epoca del 778, che costava... non certo una cifra impegnativa, però insomma era senz'altro più costoso rispetto a questo attuale. Guardo sui miei annuari se ce l'ho, perché è facile che io la scheda prodotto dell'annuario dell'epoca ce l'abbia, quindi se ce l'ho la vedrete in sovraimpressione. Bene. E basta, io direi che l'abbiamo abbastanza ben descritto, delineato. E lo sventriamo. Non abbiamo qui davanti il telecomando, che ovviamente c'è. C'è, sì, in questo momento non ce l'abbiamo. E io direi che possiamo dare una sbirciatina all'interno. Ok. Allora, cari amici Follower, ci troviamo nel mio laboratorio. Dopo vi farò vedere l'amplificatore che per certo censirò nel nostro canale, che è una mia creatura. Bene, questo però è un teaser. Allora, due bei condensatori da 15.000 microfarad 50 volt, ho come sezioni finali, poi dopo le vediamo meglio, ci sono dei circuiti TDA 7294 che sono una sorta di integrati, eccolo qua, ce n'è uno a canale, che possono erogare al massimo 100 watt, in questo caso ne erogano poco meno di 50, circa 45 su 8 ohm, perché l'alimentazione è intorno ai 36-37 volt, 35 volt non l'ho misurata con esattezza. Bel trasformatore toroidale, non enorme ma comunque sufficientemente dimensionato, circuito di alimentazione, eccolo qua, circuito di alimentazione con piccolo trasformatore per i servizi e relè per i diffusori. Questo è il modulo Bluetooth Qualcomm di alto livello che abbiamo già visto anche in altre realizzazioni. Questa è l'interfaccia XMOS che serve per la USB, circuiti di clock, circuito DAC. L'alimentazione in generale è fatta piuttosto bene perché
ci sono rami di alimentazione separati per ogni sezione. Qui possiamo vedere il ramo di alimentazione dedicato al circuito d'ingresso USB, come abbiamo già detto prima. Ecco qua altri circuiti, 1, 2, 3 circuiti di stabilizzazione separati con capacità di filtro dedicate. Devo dire la qualità dei condensatori di filtro principali è molto buona, la qualità degli altri condensatori è una qualità media, ma del resto dobbiamo anche pensare che per il prezzo di acquisto di questo prodotto, che è sotto i 700 euro, secondo me si sono fatti non miracoli ma molto di più, perché per quella cifra sinceramente il prodotto è un prodotto estremamente soddisfacente. Non credo davvero che si potesse fare nulla di più se non quello che si è fatto, anzi sinceramente la qualità media dei componenti e il layout del circuito stampato ha del miracoloso. Questo è il ponte raddrizzatore per le sezioni finali, fusibile, e andiamo a vedere il pannello posteriore. Eccolo qua, pannello posteriore molto molto pieno di eccolo qua, di attacchi, perché chiaramente lo spazio è molto poco, quindi binding post di buona qualità, non eccellente qualità ma comunque molto buona, ingresso USB, ingresso USB A, USB B, 2 ingressi ottici, coassiale, quindi una dotazione molto importante. Abbiamo anche un'uscita digitale, ottica o coassiale, e poi gli ingressi, un'uscita due ingressi AUX e l'ingresso fono, vaschetta confusibile e interruttore di alimentazione. Vediamo poi il pannello frontale. Eccolo qui, è un pannello frontale che nasconde da una parte un attuatore ottico che fa il volume, che è questo, e dall'altra parte un attuatore che invece serve per la selezione degli ingressi, che è questo. Ecco qua, aletta di raffreddamento sufficientemente dimensionata, la possiamo vedere, e sotto la letta di raffreddamento possiamo altrettanto vedere questa foratura che serve per far passare l'aria. Quindi un prodotto davvero molto molto buono rispetto al prezzo di acquisto. Io sinceramente sono particolarmente soddisfatto, anzi direi più che soddisfatto della qualità media di questo bellissimo amplificatore integrato con DAC incorporato. Allora, cari amici, visto che ve l'ho promesso, adesso prenderò questo bastoncino, eccomi qui, inverto, ecco qua, e vi faccio vedere, eccolo qua, l'amplificatore che ho costruito e che presto sarà in prova sul canale. È un 4x50 watt in classe A pura. Va bene, per adesso anche perché non essendoci Giulio posso fare cose che altrimenti non farei. Bene. Ok, allora vi saluto, spero che questo sventramento vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao! Nostalgia, nostalgia, canaglia. Sono bravo a cantare, molto, Giulio? molto, I nostri molto. follower apprezzeranno, secondo te? Assolutamente. Posso andare a Sanremo, carini nostri follower? Più di tutto. Molto bene. Dunque, pensavo al fatto che ultimamente ci capita di recensire o operazioni nostalgia, Sì. o operazioni futuro remoto. Futuro remoto, futuro fantascienza, tipo l'IFI Neostream di qualche tempo fa. Però tutto sommato da questa cosa discendono alcune considerazioni, cioè Sì. mi viene da pensare al fatto che laddove la tecnologia in qualche maniera ha imposto un cambio di passo rispetto alla tipologia di apparecchio, Sì. cioè prima c'era l'impianto dove alcuni ruoli erano drasticamente definiti, l'amplificatore, le casse, la sorgente. Oggi questi contorni si sono, come dire, molto sfumati, sì. no? Il diffusore attivo che è al tempo stesso diffusore amplificatore sorgente, l'amplificatore che è anche sorgente perché è un amplificatore di streaming che fa anche da DAC.
Quindi i ruoli si sono un po' mischiati e sembrerebbe quasi come una sorta di reazione dedicata ad un pubblico forse più conservatore, che i produttori abbiano deciso di immettere sul mercato dei tranquillizzanti, li definirei, prodotti old style, Sì. di cui ad esempio questo Mission per certi versi, solo per certi versi, è un rappresentante. E perché dico per certi versi? Perché è un amplificatore integrato, va bene, ma a bordo il Bluetooth di ultima generazione, a bordo il DAC. Che poi non abbiamo detto prima, il 9018 della Sabre. Sì. Sì, però dal punto di vista del fattore di forma è quello, quindi è vero quello che tu dici, però è anche vero che ti metto davanti un prodotto come il Name Nate che abbiamo visto, ti metto un prodotto esattamente identico a quello che ho fatto 30 e passa anni fa, così tu ti tranquillizzi. Però mi chiedo, si tranquillizza chi? Si tranquillizza quello come noi e come la gran parte dei nostri ascoltatori un po' attempatelli, perché io non credo che quel 0,5%, 0,8% dei nostri ascoltatori della fascia 25-35 si sentano tranquillizzati dalla forma tutt'altro, assolutamente no. Forse non sanno neanche cos'è, giustamente non sanno però neanche io cos'è. ti dirò, non lo so se sbaglio, anche voi follower, diteci quello che ne pensate, io quasi me lo comprerei perché il prezzo è buono. Il prezzo è invitante, È molto invitante, mi tranquillizza, è una cosa che mi ricorda i bei tempi andati, mi viene voglia di comprarlo, il che va bene per tutti, perché poi magari fa riavvicinare persone che avevano abbandonato, anche perché c'è anche l'ottico, quindi ci puoi collegare anche il televisore. E tra l'altro stiamo comunque ragionando dell'ennesimo prodotto che passa qui dentro, che ti permetterebbe di realizzare un eccellente impianto al di sotto dei 1.000 euro, perché voglio dire, se tu hai speso diciamo 650 euro per questo Mission 778X, ti resta un cospicuo gruzzoletto per andarti a comprare dei diffusori sulla fascia dei 350-400 euro, woofer da 13 e che già ce ne stanno tanti buoni, e quindi ti porti a casa un impianto di tutto rispetto. Di tutto rispetto. Ora resta secondo me il dubbio che 1.000 euro per un impianto audio, per quanto connesso in rete e tutto, è una cifra economica nella percezione odierna o è una cifra comunque costosa? Perché io mi metto nei panni di chi in qualche maniera fa la comparativa con il costo di un televisore, di cui io non so assolutamente nulla, ma un televisore sui 1.000 euro è un bel televisore, credo. È grosso, sì. Grosso e bello. Anche bello. Per cui è un mondo diverso, nel senso che ai tempi del Mission 778 senza la X, del Mission 778 originale, di televisione c'erano quelle a tubo catodico che costavano tanto, e le Sony costavano tantissimo. Sì, ma non se ne parlava di integrazione audio-video, non ci ascoltavi la musica con soprattutto nell'83. Ma ci ascoltavi il telegiornale. Il surround un po' dopo è cominciato a venire un po' dopo, se non ricordo male, dal punto di vista dei tempi. Parliamo del suono, perché abbiamo chiacchierato un sacco fino adesso. Allora, prima di tutto è un classe AB e non un classe D, questo l'abbiamo detto, quindi nel solco della tradizione. Assolutamente. Amplificatore secondo me brioso, brillante, lo definirei guizzante, c'ha tanta voglia di suonare. È forse, se gli devo trovare un difetto, leggermente scuro, leggermente tendente a dei toni un po', non dico cupi, però un po' più scuri rispetto ad esempio ad amplificatori come il Copland che noi abbiamo qui in sala, che nel confronto risulta più luminoso, più aperto, però stiamo parlando insomma, ecco, no, di differenze di prezzo abissali, quindi avrebbe poco senso.
Però ecco, forse questa sua caratterizzazione magari richiede un abbinamento con dei diffusori un po' più brillantini, diciamo, esatto, sì, che tendano un po' a stemperare. Che poi non è una scelta sbagliata un suono così, perché in fin dei conti i diffusori che ci puoi abbinare, e la fascia l'abbiamo più o meno delineata, perché ci puoi abbinare diffusori bookshelf con un woofer non più grande di 16, perché poi dopo come potenza insomma non andrei oltre. Di oggi sono abbastanza aperti, abbastanza briosi, squillantini, quindi un suono un pochino più cupo probabilmente bilancia anche tende questa, un po' sì, a ribilanciare sì. la E questione. un po' forse poi questo suono un po' cupo mi ha ricordato anche i vecchi tempi andati di Name, Onyx, no? Gli Onyx, che belli che erano. Quindi Ho apprezzato, il che costituisce una sorta di quasi unicum per me, il suono del Bluetooth, l'implementazione e il suono del Bluetooth. No, caro Giulio, lo dico senza, come dire, umorismo, perché intanto funziona bene, cioè è molto pratica dal punto di vista del collegamento, quindi oramai il Bluetooth va bene, sei tu che non ci vuoi credere. No, sono io che non ci voglio credere, assolutamente. Perché ora con un cippettino, perché poi è sempre lo stesso, Sì, sì, sarà sempre qualche Qualcomm, qualcosa del genere, ma sì. più o meno insomma il suono è buono e soprattutto è facile, che poi è quello che viene richiesto da una buona fetta di utenza, che vieni col cellulare, lo colleghi e suona, punto, deve essere così. Sì, io sono portato a pensare che è difficile da collegarsi, si sgancia ogni 3x2 e suona uno schifo. Però Quindi me ne stupisco ogni volta. Questo qua obiettivamente il suo lo fa. Così come diciamo, fa il suo su tutti gli altri fronti, obiettivamente. certo, Quindi insomma ha anche gli altri ingressi, sia analogici che digitali. il fono pure è Il bello. fono funziona. Il fattore di forma è comodo perché si può mettere un po' dappertutto, attenzione a non coprire le forature sul pannello Sì, superiore. anche se poi la cosa triste di questi oggetti così piccolini è che poi spesso e volentieri finiscono per essere infilati quasi nascosti all'interno di una libreria. E invece secondo me sarebbe bello dargli Dargli il loro giusto Infatti valore. il marchio Mission è scritto sopra, Sì. mi piace anche perché magari chi lo vede scritto sopra non pensa di coprirlo anche con un solo foglio A4, perché questo impedirebbe la giusta ventilazione. E questo già non scalda molto perché non è molto potente, cerchiamo però di non... In tutto ciò devo dire una cosa, Sì, della quale mi rammarico, sì. che per un banale problema di disponibilità di attrezzatura, io, Giulio, non potrò vedere questo Lo devo oggetto. fare da solo, lo smantellamento, Questa sì. cosa un po' mi rattrista, quindi non potrò vederlo aperto. Va bene, però lo vedrai Quindi insieme a tutti i nostri follower. esatto, che potranno così assistere allo sventratore pazzo nel suo antro. Nel mio antro da solo, senza Giulio, quindi lo smonterò un po' di più. Esatto. Con l'ascia. Quindi Va amplificatore bene. consigliato assolutamente consigliato per impianti, per primi impianti, per secondi impianti, per chi vuole sentire bene la musica. Sì, sì, sì. Eh, Senza problemi. senza Ecco. problemi, Senza senza problemi. problemi, veramente un prodotto giusto. Bene, ancora una volta se il... www.audiog.it.com bla bla bla, subscribe e campanella, Campanella. seguiteci Alle e prossime. parlate di noi ai vostri amici. Sì, e ragazzi, iscrivetevi, nel senso che se noi avessimo un numero di iscritti pari a quello delle visualizzazioni, ma non staremmo ancora al di sotto dei 2000, quindi dai, dateci una mano. Dateci una mano. Schiacciatelo questo subscribe. Ciao!